Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. In questo video vi voglio dare dei consigli per avere le vostre scarpe da ballo sempre super performanti su ogni pista e su ogni palco da gara. Ovviamente sono consigli che riguardano sia le scarpe da uomo che le scarpe da donna. E seguendo questi consigli le scarpe da ballo dureranno anche di più nel tempo. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa, coreografa e maestra di ballo. Iscriviti al mio canale se anche tu vuoi ottenere grandi risultati e soddisfazioni e sfruttare al massimo le tue potenzialità e le tue capacità nel ballo. Nei miei video tratto temi inerenti al ballo e alla danza sportiva. Se sei interessato a questi argomenti, attiva la campanella qui sotto e seguimi su Instagram. Alla fine di questo video saprai come mantenere le tue scarpe da ballo al meglio, evitando di rovinarle a causa di un cattivo utilizzo e di una cattiva cura della suola. Mi raccomando, guardate questo video fino alla fine. Analizziamo le diverse situazioni nelle quali potreste performare, i diversi tipi di palchi o di piste sui quali ballerete per una gara o per uno spettacolo. Ed è molto importante sapere come trattare la suola delle scarpe a seconda del pavimento. Le situazioni classiche in cui solitamente si può trovare un ballerino sono: 1. Pavimento molto scivoloso. 2. Pavimento top, perfetto per le nostre scarpe da ballo. 3. Pavimento molto appiccicoso, quindi un pavimento che crea molto attrito. Un elemento fondamentale della scarpa da ballo è la suola. Questa superficie va sempre mantenuta molto porosa e con questo effetto di peletti. Più è ruvida e più la superficie è ottimale per ballare. Altrimenti, consumandosi, cosa succede? Come in questa parte, che a forza di sfregare man mano si creerà una superficie a specchio e sarà molto facile scivolare. Per evitare di ballare su una suola con una superficie a specchio, quindi molto liscia, che mi faceva scivolare in una maniera assurda, un tempo andavo dal calzolaio e mi facevo risuolare solo questa parte con una gomma apposita. Questo sistema era molto efficiente perché le gare che facevo all'epoca si svolgevano sempre in dei palazzetti, in cui, come sappiamo, il pavimento sul quale i ballerini danzano è il parquet dei campi da basket, quindi scivolosissimo per la bufalina. Ma poi con l'esperienza, iniziando a ballare anche in altre situazioni, capii che questa soluzione non andava bene su tutti i palchi, perché spesso mi ritrovavo davanti a palchi completamente diversi l'uno dall'altro, uno scivoloso, uno molto appiccicoso, uno che faceva più attrito, quindi avrei dovuto trovare una soluzione alternativa. La soluzione per me migliore ad oggi, che io uso abitualmente, è grattare perennemente, sempre e comunque, la suola delle scarpe con questo aggeggino, il famoso grattino. Il grattino è un famosissimo oggetto che non può mancare nella borsa di un ballerino e soprattutto attenzione a lasciarlo in giro, perché questo oggettino va letteralmente a ruba. Io per esempio lo presto sempre volentieri a tutti, ma non lo perdo d'occhio, quindi sappiatelo. Con questi dentini molto aguzzi, cosa fa? Permette di riportare la suola alla sua, al suo splendore originario, perché elimina la sporcizia e fa ritornare sulla suola quell'effetto di porosità che ci evita di scivolare. Dovete sapere, o forse lo avete già provato sulla vostra pelle, che il grattino è un altro strumento di tortura per noi ballerini, perché quando ci mettiamo a grattare la suola delle scarpe così, magari siamo un attimo distratti e cosa succede? Trac! Ci grattiamo il pollice. A me è successo un sacco di volte e tanto sangue quando questi dentini toccano le nostre povere dita. Cosa fare se ci troviamo davanti a un pavimento scivoloso? Prima cosa, grattare le scarpe con il grattino. Se avete tempo prima di uno spettacolo, potete anche trattare la suola con un buon metodo. Potete applicare con un fazzoletto di carta dell'olio di ricino su questa parte delle vostre scarpe. Questo olio si trova in farmacia perché è utilizzato in realtà per andare di corpo. E in realtà quando vado in farmacia a comprarlo mi vergogno sempre un po' perché dico sì, l'olio di ricino, mi serve per la suola delle scarpe. La farmacista mi guarda, sì vabbè. Aiuta a inumidire la scarpa e in questo modo scivolerete molto meno. Ricordatevi che questa pratica con l'olio di ricino è una preparazione della suola,
quindi l'olio deve avere il tempo di penetrare, non fatelo poco prima di entrare in pista. Invece, se non avete molto tempo per preparare le scarpe o comunque non sapete bene su quale pavimento vi troverete, vi consiglio di grattare le scarpe sempre e poi utilizzare dell'acqua, quindi inumidite la suola della scarpa con dell'acqua e sinceramente anche qui ne vedo di ogni, c'è chi usa la Coca-Cola, chi usa la Fanta, chi usa la Red Bull, chi usa il cocktail, di tutto. Sappiate però che rispetto all'olio di ricino, l'utilizzo dell'acqua, della Coca-Cola e di tutto quello che vi ho detto prima ha una durata inferiore, quindi a metà show probabilmente scivolerete di nuovo. E se tutto questo non dovesse bastare per evitare lo scivolamento, è il momento di utilizzare la famosa pece. Vedete, la pece si presenta proprio così in cristalli che poi vanno schiacciati con la suola delle scarpe, diventano una polvere bianca che diventa super appiccicosa, quindi è assolutamente un metodo infallibile per evitare di scivolare. Una cosa curiosissima che vedo fare ad alcune ballerine per evitare di scivolare e soprattutto per avere più controllo su un pavimento scivoloso è la pratica del taglio della suola della scarpa. Cosa vuol dire? Che tagliano questa parte in modo che le dita escano fuori dalla scarpa, tocchino sul pavimento, così è più facile frenare, è più facile fare dei cambi di direzione veloci. Io non l'ho mai fatto, quindi non vi so dire se questo metodo sia buono oppure no. Però, se avete un vecchio paio di scarpe da ballo, provateci, non si sa mai, e fateci sapere come va. Ma nel caso in cui dovessimo ballare su un pavimento con un fortissimo attrito, cosa dovremmo fare? Beh, è semplice, si usa il borotalco. E ragazzi, mi raccomando, col borotalco usatelo con parsimonia perché vi farà letteralmente pattinare sulla pista. Ad esempio, su questo c'è un aneddoto divertente perché spesso ai bordi della pista o vicino al palco troviamo questi mucchiettini per terra di polveri bianche, non pensate male. E spesso i ballerini chiedono: oh, ma è pece o borotalco? Perché potrebbe veramente essere una disgrazia se io magari vado a mettere lì la mia scarpa pensando che sia pece perché non voglio scivolare e poi magari quando salgo sul palco mi accorgo che invece era borotalco. E infatti io sono la prima che osserva benissimo perché purtroppo quando sono sotto forma di polvere sono veramente uguali, è difficile distinguerle. Quindi ragazzi, mi raccomando, sempre chiedere: è pece o borotalco? Ecco, per esempio, una cosa gravissima che mi dà i nervi è questa: quando lo strass di qualcun altro si appiccica sotto la tua suola. Ecco, andato via, ed è anche quello che ti fa scivolare. E ricapitolando, nella vostra valigia da gara e nella vostra borsa che vi portate per uno spettacolo, non dimenticate di portare grattino indispensabile, una bottiglietta d'acqua anche dal rubinetto che vi servirà per inumidire le scarpe, se volete l'olio di ricino, se avete tempo ovviamente di trattarle prima, la pece e il borotalco. E mettete in pratica le modalità di uso che vi ho consigliato. Scrivimi nei commenti se questo video ti è stato utile e soprattutto facci sapere quali sono i tuoi segreti per trattare le scarpe prima di uno show. Iscriviti al canale, seguimi su Instagram e ciao ballerini, al prossimo video!